Ciao amici, oggi vi parlo di washable paper della Traveler Company. Innanzitutto la riceviamo così come tanti altri modelli nel formato passaporto con questa busta che ce la preserva, ma questa volta abbiamo una costina che ci racconta un po' di cose. Avete già visto che c'è qualcosa di insolito sul mio tavolo di lavoro e allora cominciamo subito così. Questo è un foglio che ho utilizzato per mettere alla prova subito questa carta con degli inchiostri indelebili. Mi si dice che è una carta che qua, che là, su e giù. Ok, mettiamola un po' a bagno e vediamo cosa succede. Io intanto vado avanti col video. La chiamano Besides, Besides and Rarity, perché la prendono un po' alla larga. Ci dicono che questa è una carta che è completamente lavabile, che si può usare per esempio anche quando si è nel bagno umido della doccia, oppure sotto una pianta che con la rugiada fa cadere delle gocce sulla nostra carta. Perché la prendono alla larga? Perché dicono abbiamo prodotto tantissime carte ed è un po' come per quei musicisti che facevano i dischi, ecco perché questo bollo tondo, che in realtà è un vinile, facevano i dischi lanciando nella facciata A il brano importante e nel lato B la canzone, quella un po' meno nota, quella magari per farsi conoscere, per andare incontro al pubblico. E qualche volta succedeva persino che il lato B divenisse più famoso che la canzone che doveva essere invece quella da lanciare. Molti musicisti ci raccontano in quest'ampia prolusione ultimamente hanno preso così la moda di lanciare proprio delle compilation che si intitola B-Sides, si intitolano, oppure Rarity, e cioè musicisti ormai affermati, arrivati e conosciuti dal pubblico che si dedicano a che cosa? A far riscoprire queste rarità, questo lato B. E lo stesso ci dice Travelers Company. Abbiamo fatto carte per ogni tipo, puntinate, rigate, strette, larghe, chiare, scure, eccetera, ma abbiamo anche tante carte che abbiamo lanciato ma non sono state apprezzate perché magari non hanno incontrato il favore del pubblico, oppure perché sono un po' troppo di nicchia, così come questa washable paper che rilanciamo oggi proprio nella versione B-Sides. Ok, questa era la presentazione. Io l'ho messa alla prova, ho fatto una prova comparata e combinata, ho preparato un bel set di inchiostri, da quelli dedicati proprio alla la resistenza all'acqua, i waterproof, i documentus, come in questo caso l'inchiostro della Röhrer & Klinger, oppure altri inchiostri, sempre rimanendo in questa casa di Sketch Ink, e alcuni come il sepia, che non sono dati per inchiostri indelebili, però comunque lo sono. La serie Document di De Atramentis, il ferrogallico di Stipola, insomma ne ho presi un po' di tutti i tipi, compreso per esempio il famigerato Bay State, che è un inchiostro che effettivamente è resistente all'acqua, il Twisby, che si dice essere il Blue Black mezzo ferrogallico, mezzo resistente, non si è capito mai bene neanche nella descrizione. Insomma, li ho messi tutti alla prova insieme a degli inchiostri, come per esempio questi altri De Atramentis o il Carandash, che non hanno invece la titolarità di inchiostri resistenti all'acqua. E allora vediamo un pochettino cosa succede. Adesso provo la carta, ma intanto, come vedete, sta andando avanti la mia prova. Qualche inchiostro vedo che si è già cancellato. Röhrer & Klinger, per esempio, questo qua si è cancellato, ma Documentus, Stipula, vabbè, lo vedremo dopo. Però per farla completa, vi faccio vedere subito, ho provato ad utilizzare gli stessi inchiostri anche su un foglio di carta. Questa è la carta comune da fotocopia Navigator. In realtà non è proprio comune perché è quella da 90 grammi. Ho utilizzato gli stessi inchiostri, il Pigment Blue o Red di Platinum, lo Sketch Ink Carmen, il Black Forest di Platinum, che non sarebbe un inchiostro ferrogallico o comunque di quelli indelebili, però ha fama di essere resistente, così come gli altri che invece nascono proprio per questo. E allora sapete cosa vi dico? Visto che è qua, butto dentro anche questo foglio, perché voglio capire se una carta resistente agli inchiostri, resistente all'acqua come la Travelers che andiamo ad indagare,
risulti poi più performante in generale rispetto ad una carta comune, o per meglio dire, rovesciando la domanda, un inchiostro come il ferrogallico o il documentus resiste meglio su una carta come questa della Traveler, dedicata anche alla pioggia, all'acqua, quello che volete, oppure diciamo che risponde bene anche su una carta comune? Andiamo a vedere anche qui un piccolo bagnetto, così andiamo a vedere cosa succede, sempre che non si attacchino. Mi sembra quando sviluppo e stampo i miei fotogrammi. Lo sposto e andiamo a scrivere su questo blocchetto elegante, sì, sempre come lo sono questi libretti. Scrivendo non si nota alcuna differenza con altre carte. La resa del colore vedo che è buona, non sembra che ci siano differenze rispetto ad altri blocchi, si sente comunque una carta di qualità. Qui sta finendo la cartuccia, poverina, ha ragione anche lei. Anzi, vedo proprio che la tinta viene messa nel giusto risalto. Guardo se per caso passa il foglio. No, assolutamente. La carta è di qualità, ma quello che mi interessa in questo test è proprio capire la resistenza all'acqua. Provo con un inchiostro di quelli invece indelebili. Che è lo stesso che ho utilizzato di là. Insomma, questo è un Traveler un po' a tutti gli effetti, cioè la carta che io mi immaginavo essere un pochettino diversa, chi lo sa com'è scrivere qui, è forse appena più vicino, più simile ad una carta pergamenata, perché si sente che c'è qualcosa di diverso dagli altri, però la qualità è ottima e anche la scrittura su una carta come questa sto riscontrando che è valida un po' con tutti i pennini. Provo anche con questo. Che è il pennino CM di Pilot, provo anche con un pennino bello arrotondato come è questo dello Stabilo. Sì, forse appena si percepisce una granulosità finissima, una granulosità ma molto fine, con alcuni pennini, non con tutti, però io sono curioso di vedere intanto cosa succede qui. E intanto devo notare anzi che anche su questa carta, che è la Navigator, però devo andarmi a prendere un asciugamano, vedo che hanno tenuto botta benissimo, cioè gli indelebili sono indelebili. Adesso andiamo a fare i nostri riscontri. Questo è il Konig Blau. Il Konig Blau in realtà della Röhrer & Klinger non sarebbe proprio un indelebile, però scusatemi, vado a prendermi un asciugamano. Ok, pasticcione sì, ma meglio tutelarsi. Allora, dicevamo che su una carta come questa, che è la Navigator, vedo che gli inchiostri che devono durano. Gli indelebili li vedo belli, addirittura il pigment, guardate com'è, è bello deciso, il tratto bello contornato, guardate il lot, anche il sepia della Röhrer & Klinger, il Diatramentis Documentus il Ciano Document di Diatramentis, anche questo. Invece il Caran d'Ache, il Cosmic Black, che non è un inchiostro che è dato per indelebile, vedete che denuncia qualche piccolo segno, un po' come il Mont Blanc Midnight Blue, che in realtà non nasce come un inchiostro indelebile, però tiene botta. Il 54esimo Massachusetts della Noodlers invece
resiste molto meglio. Non così bene il, eccolo qua, il Rohrer & Klingler Konig Blau, Carmen, Platinum Black Forest, insomma, bene, anche se la carta, vedete, l'ho un po' maneggiata e purtroppo, ahimè, comincia, se la lascio ancora un po' in acqua, sono 90 grammi, ma vedete, comincia un po' a rovinarsi. E quest'altra invece è bella più che mai. Questa sento che, allora, la grammatura non è dichiarata, però si sente che è molto più infetta anche ora che è bagnata. Dopo faccio un altro test ancora più approfondito. Comunque, bellissimi, i colori sono forse ancora più nitidi nel contorno. Guardate questo Platinum Black Forest, anche quello del pigment blu, il lot, addirittura sembra che non sia nemmeno passato nell'acqua. Decisamente bene. E che tinta, che tonalità ha mantenuto il Carmen, lo Sketch Ink. Il seppia vedo che più o meno sia la stessa tonalità. Il Rohrer & Klingler Royal Blue se n'è andato al pari dell'altra carta. Possiamo dire che quindi fra le due la differenza è proprio, eccola qua, vedete, questa qui ormai la Navigator si è stracciata. Ecco, la differenza è proprio questa. Invece la nostra, questa qui no, però io non sono ancora contento, voglio fare qualcosina ancora di più. Allargo un po' il campo, e cioè, davvero resiste a tutto? Resiste anche a un bucato? Voglio proprio provare, la strizzo un pochettino, ok? Seguitemi. Ok amici, e adesso andiamo a vedere come si comporta. Beh, forse non sono proprio così bravo a stirare, ma si è asciugata in un attimo con un po' di vento, sentite, è davvero asciutta, e tutto questo in real time. E adesso andiamo a vedere come si scrive. Si scrive né più né meno. Incredibile. Incredibile. Però forse, ecco, vediamo, rispetto, sto usando le stesse, ah no, spiumava anche qua, pazzesco. Voglio anche provare col pennino sottile, eccolo qua, della Platinum. Platinum 3. Sì, al netto di ovviamente tutte queste cunette, questi dossi, ma poveretto l'ho anche stropicciato mica poco, si scrive veramente bene. Va bene amici, siamo sinceri, l'ho strapazzata in tutti i modi. Ho scritto su questa carta, poi l'ho, come avete visto, messa in acqua, stropicciata. Questo è il risultato di quello che ho scritto, ma guardate come si è tenuto. Questo è quello che ho scritto ormai una settimana fa circa, l'ho messo in acqua, guardate la qualità del colore come è rimasta dopo il bagno in ammollo,
la mia stropicciatura, i colori che resistono, ok, poi non pago, ci ho scritto dietro appena adesso, questo è quello che ho scritto in questo momento. Questo è l'inchiostro, scusate, il pennino della Stabilo Grow, che ha praticamente spiumato anche nella prova sulla carta asciutta. Questo invece è il pennino della Platinum Prefont, che sono gli stessi che ho utilizzato qui con voi insieme. Vedete, anche il colore sia della carta nuova che di quella super stropicciata è identico. Quindi non so a chi possa servire per davvero una carta di questo tipo, però mantiene tutto quello che promette. E allora amici, siete degli emuli del grande Franco Scerri? Oppure vi portate il Midori anche quando fate il bagno o la doccia? Oppure amate scrivere mentre fate il surf? Questa carta fa davvero al caso vostro. Sono rimasto sorpreso. Forse io non ne farò un gran uso, però mi conforta il fatto di sapere che esista una carta come questa. A voi tutti amici, grazie e alla prossima.